Nella commissione mafiosa, Bontate viene quasi ignorato. Vi è ormai una maggioranza consolidata che segue i corleonesi di Riina. E Michele Greco, uomo che quella commissione dovrebbe condurre, è ormai un pupazzo nelle mani di Ucurtu. Ma il Bontate delle confidenze che mi dava a me erano che aveva tutta la commissione, non l'aveva d'accordo. Perché quando dovevano fare una cosa, la commissione, non è che ci dicevano Stefano viene alla riunione, che c'è questo, o Pidopanno viene, o tu ci inserirlo. Decidevano tutto loro, la rimanenza della commissione, perché li volevano proprio mettere da parte. E come infatti hanno fatto tanti omicidi senza bontà per partecipare e rimaneva a guardare, perché erano soli. Quindi le lamentele erano che la commissione deliberava di commettere dei crimini, sì, senza che lui ne fosse informato. Neanche lo informarono, perché la maggioranza, come lei mi impara, vince sempre la maggioranza. Gli schieramenti sono, da una parte c'è Stefano Bontati, Salvatore Inserillo, Gigino Pizzuto, Rosario Riccobono, in questo momento non ricordo altri, che venivano informati delle cose che accadevano in seno alla commissione, sempre con ritardo. E quando dico questa cosa intendo dire, per esempio, morte di capitani dei carabinieri o colonnelli dei carabinieri uccisi in azioni violente, e loro, questi nominativi che ho fatto prima, non erano a conoscenza di queste decisioni che venivano comunicate dopo e venivano anche respinte quando si chiedevano a queste persone chiarificazione, dicendo: ma adesso facciamo riunione per difendere gli sbirri. Bontate ha perfino problemi nella rielezione come capofamiglia. Dopo essere stato accusato insieme a Badalamenti per la vicenda di Cristina, che era costata ad Ontano l'esclusione da Cosa Nostra, nella famiglia Bontate alcuni hanno iniziato a far trapelare un certo malumore. Giovanni Bontate cerca di porsi come alternativa al fratello. Ogni 5 anni si svolge l'elezione del capofamiglia, questa volta anticipata di un anno. Bontate viene rieletto, ma con meno voti della precedente votazione. Una spia del fatto che qualcosa non sta funzionando tra i suoi. Lei ha partecipato all'elezione di Stefano Bontate? Sì. Stefano Bontate fu nominato non assoluto, nelle votazioni non fu assoluto, perché c'erano i signori della nostra famiglia che erano infiltrati per essere uomo d'onore, però che l'ultimata l'hanno tradito e già erano infiltrati dei signori corleonesi, immensi nostri. Anche perché Giovanni Bontate era una persona che non andava tanto d'accordo col fratello e a volte sparlava sia con Rosario Riccobono, sia con Pippo Colocco, con le persone che lui di turno cercava di rivolgere a mettere in cattiva luce il fratello. Quindi i rapporti tra i due fratelli erano tesi allora? Sì. Sino al punto che gli stessi, per esempio, non si Non scambiavano. è che erano tesi nel senso pubblicitario, nel senso che erano di diversa natura. Giovanni era molto più ambizioso, ma il suo comportamento si poteva solo alludere al fattore che era fratello, ma se sarebbe stato un altro semplice uomo d'onore della famiglia non si avrebbe potuto comportare in quella maniera. Ma erano fratelli, allora lui ne abusava di questa. Ma i rapporti tra i due fratelli continuavano formalmente, nel senso che si scambiavano visite, che uno andava a trovare Sì, l'altro? avevano anche la proprietà in comune, avevano Magliocco, avevano comprato a Campobello di Mazzara, avevano comprato altre proprietà, quindi non è che era una cosa completamente così micidiale, solo che la natura di Giovanni Bontate era una natura molto perversa, una natura molto. Era cattiva la sua natura, specie che era molto attaccato ai denari. Giovanni Bontate. Anche se Stefano non era di meno, ma Giovanni era molto più ambizioso ambizioso, cioè nel senso di volere conseguire a qualunque costo avrebbe la voluto, ricchezza, perché l'arricchimento. c'è stato anche un periodo che in seno alla nostra famiglia c'è stato un piccolo complotto il quale Giovanni Bontate avrebbe voluto prendere il posto di Stefano Bontate
approfittando che Stefano Bontate era un po' inviso all'esterno. In quale tempo? Prima delle nostre, naturalmente, delle votazioni dell'80, il periodo è iniziato dopo il 78, dopo che c'è stato quella furibonda discussione. A lui ha cercato di mettere... Avrebbe voluto prendere il posto di Stefano. Tanto che era stato spalleggiato da Pietro Loiacono, Giovan Battista Pullerà ed altri della nostra famiglia. Ma io ero neutrale a tutto questo, perché io dicevo sempre: il mio è un voto che devo dare, quando sarà lo saprò io a chi darlo. E queste vicende che lei sta dicendo ora sono a sua personale conoscenza? Certamente. E il Stefano Bontate naturalmente era a conoscenza di questo disegno del fratello di tentare di prendere il suo tanto posto? Che gli ha levato tutto dalle mani. Giovanni Bontate cominciava a fare regali in seno alla famiglia, a chi regalava l'orologio, a chi comprava la macchina. Pietro Loiacono ha regalato la macchina, Nino Bontate ha regalato la macchina, a me ha regalato un accendino d'oro. Salvatore Contorno cercava di attirare la simpatia del seno alla famiglia, perché appunto voleva, spalleggiato anche da Pietro Loiacono e da Giovan Battista Pullerà, che volevano che Stefano Bontate fosse estromesso dalla famiglia di Santa Maria di Gesù e mettere lui al posto di Stefano Bontate. E oltre quei soggetti che lei ora ha menzionati come simpatizzanti, anzi addirittura che quando una famiglia è forte, favoreggiatori di questo disegno del Giovanni Bontate, altri soggetti erano accanto a Giovanni Bontate nel tentativo di portarlo al posto di Stefano Bontate? Sì, ho parlato già, ho detto dei nomi della nostra famiglia. Sì. E Saro Riccobono, tutto quello che lui sapeva riguardante Stefano e di altre cose anche in seno alla commissione, le riferiva le cose negative a Giovanni Bontate, contribuendo a mettere in cattiva luce i due fratelli, fino a che Stefano Bontate ha scoperto il ruolo anche di Saro Riccobono e non c'è stata più tanta intimità tra i due. Sì. Tra i due. La sera dell'11 luglio 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche sindoniane, viene avvicinato sotto il portone della sua casa in via Morozzo della Rocca 1 da uno sconosciuto, che gli esplode contro 4 colpi di pistola 357 Magnum. Il killer è il malavitoso italo-americano William Joseph Aricò, assoldato da Sindona tramite Robert Venetucci, trafficante di eroina. Nei pedinamenti precedenti all'omicidio, Aricò viene accompagnato da Giacomo Vitale, il cognato di Bontate, che era stato in precedenza l'autore delle famose telefonate minatorie nei confronti dell'Ambrosoli. Ho assistito personalmente nell'ufficio di Giorgio Ambrosoli attraverso l'interfono a 2 telefonate del, tra virgolette, picciotto, così noi l'avevamo denominato quel signore che telefonava, perché l'accento era chiaramente un accento siculo-americano. Pronto l'avvocato? Sì? Buonasera, sono io. Sì? Mi senta, avvocato, se le può fare piacere, gli volevo dire questo, dato che lei domani ha quell'appuntamento. Sì. Guardi che puntano il dito soprattutto sopra di lei. Io se le sto chiamando da Roma, sì, che sono a Roma, e puntano il dito tutto su di lei. Come se lei che non vorrebbe collaborare. Io lo voglio mettere perché tutte sono pronte a buttare la colpa su di lei. Sia dal Capogrande. Mi sono spiegato. Lei mi capisce? Sia il Capogrande che al finire a spiccola, il signor Cucce e compagni, danno tutta la colpa a lei, in modo che lei, perché mi creda veramente, io lo vedo e vedo che lei è una brava persona, mi dispiacerebbe perché loro puntano il dito tutto su di lei. Ma puntano per che cosa? Me lo spiega? Perché dice che lei non vuole collaborare e aiutare quella persona, capisce? Il grande, che lei sa chi è, sì, ha detto che praticamente ha fatto telefonare a quello, mentre come ha detto lei non è vero. Qui non ha telefonato. Quello, perché questo è il grande, ha telefonato a New York, capisci? Sì. E ha detto che aveva sistemato tutto e la colpa la dava solo lei, capisci? Poi lei, io lo sto aspettando in modo che lei si sappia calcolare.
Io le dico, Ciampi non lo conosco, non posso neanche telefonare. Ma il grande ne ha capito chi è, no? Il grande immagino sia Sindona, no? No, il signor Andreotti. Sì, Andreotti? Sì. Oh. Ha telefonato e ha detto che aveva sistemato tutto, ma che la causa è sua. Ma sono io contro Andreotti. Perciò ci dico, se stia a guardare che lo vogliono mettere a lei dei guai. Va bene? Mi dispiace che non ho più gettone. La chiamo domani alle 12:30 all'ora. Benissimo, arrivederla di nuovo. Scusate italiana, per cortesia l'avvocato Ambrosoli. Un attimo solo, prego. Pronto? Pronto avvocato? Sì? Mi sono spiegato bene. Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia e Esatto, io ha telefonato là di sopra, no? Sì. Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non voleva collaborare per niente. Mi sono spiegato. Sì, ma scusi, io cosa ci posso fare? Telefono al Presidente del Consiglio, guardi che lei si sbaglia. Io vorrei sapere, perché sono estremamente generici i suoi discorsi. Andreotti dice che io non voglio collaborare per cosa? Lui ha telefonato direttamente a quello, dicendo io ho fatto telefonare da quel signore là. Ma il dottor Ciampi mi avrebbe telefonato, secondo Andreotti? Esatto. E come fa ad inventarselo, Presidente del Consiglio? Perciò io lo sto dicendo io. Lei chiede in Banca d'Italia se il dottor Ciampi mi ha telefonato. Io non chiedo a nessuno, voglio che lei insomma si rende conto della situazione. Sì. E dopo noi altri ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona. Sarebbe ora. Va bene? Va bene? E vengo con una bella busta. Perché così ci guadagniamo. No, Come avvocato? no, dico, non c'ho niente da guadagnare. Va bene, che io lo vedo, non è una persona apposta, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male se più non sono sicuro. Che sono spiegato. Pronto avvocato? Ha voluto l'altro giorno, ha voluto fare il polpo. Ha voluto registrare tutta la telefonata. L'altro giorno ha fatto il polpo. Ha fatto registrare la telefonata. Chi gliel'ha detto? Sono fatti miei che me l'ha detto. Io non lo volevo fare, ma da questo momento non lo salvo più. Non lo salvo più. Non lo salvo più. Perché lei è segno solo di morire ammazzato come un cornuto. Perché lei è un cornuto e bastardo. Sindona ha riottenuto la libertà provvisoria sotto cauzione dopo essere stato incarcerato per 4 ore nel centro correzionale metropolitano. L'ex finanziere non potrà muoversi dall'Hotel Pierre se non per andare dai suoi avvocati e sarà sorvegliato a sue spese da almeno 2 guardie di fiducia delle autorità federali. Nell'agosto del 1979, un uomo con la barba è seduto su un volo diretto ad Atene e proveniente da Vienna. In realtà, quella è una barba finta e l'uomo si chiama Michele Sindona. Sindona era giunto a Vienna da New York, dove è indagato dalle autorità statunitensi per la bancarotta della Franklin Bank. Giunto ad Atene, viene prelevato da Giacomo Vitale e Francesco Foderà e portato via nave in Puglia. Da lì, in auto, si dirigono in Sicilia a Catania e da lì ancora a Palermo, dove viene ospitato a casa di una maestra, la signora Paola Longo, legata alla famiglia Spatola, ed amica di Joseph Miceli Crimi, medico di fiducia di Sindona, massone e forse agente della CIA. Ad Angelo Sino viene dato il compito di accompagnare Sindona nei suoi spostamenti siciliani. Me lo presenta Giacomo Vitale. E Siete voi due soli? No. Cioè, Sicuramente Giacomo c'erano Vitale... Stefano Bontate, Giacomo Vitale ed io. E lei? Poi entrò immediatamente, subito dopo, sia la signora che Miceli Crimi. Miceli Crimi fu in un certo senso allontanato di malo modo, in quanto diceva il Bontate che Miceli Crimi era una spia della CIA, diceva che era una spia, presumibilmente della CIA, per cui non si fidava molto del Miceli Crimi. Infatti tendeva sempre a lasciarlo al di fuori dei nostri discorsi. Qui Sindona era sparito dagli Stati Uniti oppure no? Lo sapevo dai giornali, ecco. Infatti tutto potevo pensare che Sindona, lo sapevo rapito, si diceva che fosse rapito da organizzazioni terroristiche, ma mai potevo pensare che Sindona era a Palermo e nelle mani di Giacomino Vitale
accompagnato da Giacomino Vitale e Ciccio Foderà. Non lo pensavo proprio. Lo scopo del viaggio sindoniano è duplice. Il primo scopo è palese. Sindona sostiene di aver mandato dagli americani per un golpe siciliano che renderebbe la Sicilia autonoma dall'Italia. Uno dei pallini anche di Stefano Bontate, separatista sin dai tempi in cui il padre gli raccontava dei suoi trascorsi nel movimento indipendentista siciliano. Il golpe sarebbe la risposta all'ormai prossimo compromesso storico. In primis il signor Vitale, Giacomino, mi dice Angelo, stiamo organizzando un colpo di Stato separatista, cioè dicevano che se si venivano a creare delle situazioni particolari a Roma, quale l'allargamento, la creazione del cosiddetto compromesso storico, si sarebbe dovuto fare questo colpo di Stato, questa separazione dalla Sicilia, dall'Italia della Sicilia. Io praticamente sono rimasto molto perplesso da questa cosa. Insomma, restai un po' meravigliato, comunque mi feci un po' trasportare e accettai di fare quello che mi veniva ordinato. Siino accompagna anche Vitale in alcuni sopralluoghi atti a predisporre il golpe. Vanno dapprima a Gioia Tauro per incontrare Ciccio Priolo, 'ndranghetista titolare di una TV locale, Teletauro. La prima cosa che abbiamo fatto, che ha fatto Giacomino Vitale, è quella di portare i saluti di Stefano Bontate e di Enzo Cafari. La questione del nostro viaggio, il motivo del nostro viaggio era di poter collocare in una montagna che c'era sopra Gioia Tauro e in un ripetitore di proprietà di questi signori un apparecchio, un lineare, che era praticamente un lineare. Che era che cosa? Era una cosa per accecare tutte le comunicazioni radio televisive tra l'Italia e la Sicilia. Dicevo questo, che praticamente questa montagna a specchio con Monte Sogro dovevano accecare, non so con quali meccanismi, non so con quale tipo di cose, queste antenne. Dovevano fare in modo che non c'erano più contatti radio tra l'Italia e la Sicilia. E naturalmente il Vitale disse che se aveva un tecnico che poteva installare questa apparecchiatura, che doveva fornire il Vitale, noi cioè. Il titolare della televisione disse che lo aveva, il Vitale gli disse che era di fiducia. Io rabbrividii quando il titolare della televisione disse che se non era di fiducia ce lo facevamo diventare, alias che era disposto pure ad ammazzarlo. Cioè che significava? Significava era che disposto... dopo aver installato questo apparecchio sarebbe stato ucciso. Ho capito. A maggiore sicurezza. Poi Siino e Vitale tornano sulla sponda siciliana e vanno al Monte Soro per verificare la possibilità di abbattere l'antenna radio lì ubicata. Cosa fate? Andiamo a vedere esattamente l'ubicazione delle antenne di Monte Soro. Quindi è sempre lei con Giacomo Vitale? Con Giacomo Vitale. Sì. Siamo andati a vedere se a Monte Soro c'era un presidio di carabinieri, 4 carabinieri. Peraltro quando ci siamo andati i carabinieri, c'era molto caldo, erano un po' così, erano molto, certo stare a guardia di queste cose non doveva essere molto entusiasmante. Peraltro c'erano anche un sacco di persone. Abbiamo convenuto che l'unico modo per cercare di poter fare qualche danno era di arrecare danni fisici alle persone, ai carabinieri, cioè dovevamo fare qualche azione violenta nei confronti dei carabinieri. Devo dire che anche lo stesso Giacomino Vitale dice: ma guarda, ci sono dei ragazzini, dice, ma come a fare? E non, la cosa, sì, dice, semmai lo facciamo sempre già tramite Monte Tauro. Ho assistito a una conversazione tra Calogero Di Maggio e Stefano Bontate in cui, tra il serio e il faceto, ma
mica tanto faceto, si volevano parlavano di chi si doveva prendere le banche, chi si doveva prendere il Banco di Sicilia, chi si doveva prendere la Cassa di Risparmio. Onestamente per un'espressione... In che senso si doveva prendere? Cioè praticamente se questo golpe veniva finalizzato poi dovevano spartirsi quelle che erano gli enti di maggiore importanza. E in questa cosa suscitò anche a me una certa ilarità, perché pensando a Calogero Di Maio che voleva la Cassa di Risparmio, insomma, come Presidente della Cassa di Risparmio non penso che era il tipo adeguato. Ma il secondo scopo della venuta di Sindona è occulto, nascosto anche a coloro che lo hanno portato fino lì. Infatti quando io l'ho conosciuto, la prima cosa che lui mi parlò di questo colpo di Stato con un fare enfatico, anche lui era molto eccitato, mi cominciò a dire che finalmente la Sicilia sarebbe stata liberata, insomma delle cose un poco particolari. Io lo guardai un po' stranito, perché diceva delle cose che per me mi sembravano pazzesche. Però devo dire che in un'altra occasione poi Giacomino Vitale mi disse sì, colpo di Stato, sa chi subina a fare questo? Cioè praticamente lui metteva in dubbio che la verità del Sindona, cioè quello che diceva il Sindona riguardo alla questione del colpo di Stato. Lui diceva che doveva avere degli altri fini reconditi. Lo scopo sarebbe quello di far arrivare un avviso ricattatorio ai propri precedenti alleati politici, tra cui l'onorevole Giulio Andreotti, per portare a buon fine il salvataggio delle sue banche e recuperare il denaro di Bontate e degli altri boss, i Gambino e gli Inzerillo. E allora praticamente io lo accompagnavo per una ragione precisa a telefonare. Allora non c'erano i telefoni onnivori, cioè mangiavano solo gettoni. Lui faceva diverse telefonate, quasi quotidiane. La sera c'era un certo orario che, come si arrivava all'imbrunire intorno alle 8:30, 9, praticamente uscivamo per fare queste telefonate, quasi ogni sera. Io avevo provveduto ad acquistare un sacchetto di gettoni che mi tenevo in una sacca di pelle scamosciata e porgevo questi gettoni a Sindona man mano che si andava scaricando la gettoniera, che faceva delle telefonate abbastanza lunghe. Erano delle telefonate spesso concitate. Il Sindona era particolarmente nervoso in quel periodo, parlava a scatti, era molto sempre aveva un modo brusco di approccio. Qui queste telefonate spesso erano tumultuose. In una di queste telefonate mi sentii dire: Giulio, tu non mi puoi fare questo. Fui colpito da questa frase. Dopo, quando mi sono incontrato con Giacomino Vitale, che era la persona con cui avevo più confidenza e la persona che poi praticamente era molto a corrente di queste cose, ho detto: Giacomo, ma chi è questo Giulio a cui telefona? Qual è? Andreotti. Anche lì sono rimasto un po' perplesso. Lui mi disse che aveva un pensiero. Secondo lui il Michele Sindona era venuto in Italia anche per ricattare l'onorevole Andreotti. Fece accenno allo strumento attraverso il quale il ricatto sarebbe stato posto in essere? Accenno preciso no, ma mi fece capire che il Sindona aveva dei documenti molto compromettenti
che potevano creare degli imbarazzi all'onorevole Andreotti. Durante il suo periodo siciliano, Sindona invia il massone e forse agente CIA Michele Crimi ad Arezzo, da Gelli, perché questi faccia pressioni politiche. Ma Gelli si rifiuta e questo incrina temporaneamente i suoi rapporti, non solo con Sindona, ma anche con Stefano Bontate. Gelli è quindi costretto a venire in Sicilia a spiegare meglio la sua opposizione al colpo di Stato separatista. Io sono stato incaricato di andare a prendere all'Hotel de Palme a Palermo il dottore Aldo Vitale, che io trovai nella hall di detto albergo. Non so se era ospite di questo albergo o era lì per incontrare qualcheduno. Il Giacomino mi aveva detto di portarlo a Renda e arrivando là capì che c'era organizzato un pranzo con finalità di parlare dopo di questa situazione della venuta di Michele Sindona in Sicilia e della conseguenza di quello che era venuto a fare. Dopo poco tempo arrivò un'altra macchina guidata da una persona che poi io ho saputo chiamarsi Attinelli. Questa persona accompagnava quello che poi mi fu presentato come Licio Gelli, fratello massone. Licio Gelli allora non era più giovane di quello che poi l'ho rivisto nelle fotografie dei giornali, aveva i capelli ancora appena brizzolati. Mi colpì la cosa perché portava un occhiale scuro che non si levò neanche quando siamo rimasti a pranzo lì. E praticamente siamo rimasti a pranzo, colazione il giorno, e si cominciò a parlare della venuta di Sindona in Sicilia e dei suoi scopi. Avvicinandomi agli altri sentii dire al Gelli che era una pazzia quella che voleva fare Michele era Sindona, che non potevano assolutamente fidarsi degli americani, non c'era da fidarsi degli americani perché gli americani, non appena raggiunto il loro scopo, avrebbero mandato tutti al mare. Questa è stata la cosa. Invece era molto entusiasta Aldo Vitale. Quindi era favorevole. Era anche un fatto massonico? Sì, principalmente era un fatto massonico. Sicuramente era un fatto massonico, cioè, mi diceva sempre Giacomino che c'erano stati dei placet da parte della massoneria internazionale. A livello internazionale di massoneria c'era stato sta bene, andate avanti, la cosa si può fare. Il mondo era provenuto? Massoneria americana. Quindi massoneria americana. Fallito il tentativo di ricatto, Sindona, a parziale indennizzo di quanto avevano perso i boss mafiosi siciliani e americani con le sue banche, è costretto a dare a Bontate la famosa lista dei 500. 500 nomi di altissimo profilo che avevano effettuato operazioni illegali di valuta tramite le banche sindoniane. Una lista con cui poter ricattare politici e militari esportatori di valuta. Commendator Gelli, Sindona le chiese mai informazioni su Joseph Miceli Crimi? Come poteva chiedermi informazioni sulla persona che mi aveva inviato come ambasciatore? Venne e mi disse: io vengo da parte di Sindona e vorrei, mi manda a dire, con un grosso appello, perché ha bisogno che tu collabori molto di più, che tu possa darle molto di più di quello che non ha dato oggi. E io gli risposi: guarda, che come rappresentante della massoneria americana io ti rispetto, come amico di Sindona ti posso dire che oltre l'affidavit che gli ho già rilasciato non posso darle più a lui, perché
quello che io potevo dare gliel'ho dato. Quindi era impossibile che Sindona avesse chiesto informazioni a me su una persona che mi mandava lui. Commendatore, chi le presentò Michele Sindona? Ma non ricordo, per la verità, perché sono passati tanti anni, sono passate migliaia di persone, personaggi più importanti di Sindona. E come faccio a ricordare chi me lo presentò? Tuttavia tengo a precisare che mi presentò Sindona una persona molto onorevole. Qualche ricordo particolare su Michele Sindona? Ma guardi, non è che faccio una valutazione io, l'hanno fatta delle eminenti professori universitari, perché io l'ho ascoltato a Washington un giorno a una lezione universitaria alla università, e il quale vedevo e osservavo con quale disinvoltura rispondeva a tutte le domande che gli venivano fatte in materia finanziaria, economica, da parte degli studenti universitari degli Stati Uniti. Era un uomo di grandi capacità intellettive, particolarmente portato alla finanza, e, secondo la mia valutazione, sarebbe stato un magnifico ministro delle finanze o governatore della Banca d'Italia.